tutti! Oggi vi parlo di un argomento importante a mio avviso ed è l'acqua che beviamo. Noi sappiamo che il nostro corpo è formato per almeno il 70% di acqua. Questo cosa comporta? Comporta che tutto ciò che beviamo deve essere un'acqua che sia di buona qualità. Noi di solito, soprattutto con la nostra alimentazione del giorno d'oggi, facciamo poca attenzione soprattutto al pH degli alimenti. Se noi pensiamo ai nostri alimenti che quotidianamente mangiamo, perché li mangiamo tutti, che possono essere pasta, fondamentalmente difficilmente la gente mangia pasta di legumi, pasta di farro, cioè la pasta di cereali. Mangiamo la pasta normale che è fatta di glucosio, che comunque acidifica il corpo, oppure la carne, oppure gli zuccheri, il pane. Ci sono tanti alimenti che acidificano il nostro organismo e quindi hanno un pH acido. Questo cosa comporta? Comporta che alla lunga il corpo e il nostro pH interno, quando diventa troppo acido, porta alla malattia. Quindi se noi facciamo attenzione soprattutto anche all'acqua che beviamo, questo aiuta tantissimo, soprattutto non solo il nostro, puliamo gli organi, puliamo la nostra pelle, diamo ossigeno alla nostra pelle, diamo ossigeno e beviamo per dare ossigeno ai nostri organi e rimanere in salute. Certo, alimenti come frutta e verdura, ci sono pochissime frutte che sono acide, hanno un pH acido, sono poche. Normalmente però la frutta e verdura hanno un pH alcalino e quindi dobbiamo stare attenti anche all'acqua che beviamo. L'acqua che beviamo normalmente, e io adesso vi ne farò vedere 3 tipi di acque, hanno un pH tra 6 e 7, che è un pH neutro, ok? Però non è un buon pH, soprattutto per tutto quello che c'è dentro, perché nel momento in cui l'acqua viene prelevata dalla sorgente, viene imbottigliata, dalla bottiglia viene portata al supermercato e lasciata lì, se non voi vedete nelle bottiglie c'è sempre una data di scadenza. Questo cosa comporta? Comporta che normalmente tutte le particelle anche della plastica alla lunga vengono memorizzate e vengono passate nell'acqua e non va bene. Non va bene. Dopo ci sono delle acque, per esempio, oppure molte persone che dicono: a me piace l'acqua gasata perché mi fa digerire. Ogni tanto ci può stare, ma quelle persone che bevono troppo gasato, l'acqua viene privata dell'ossigeno e quindi diventa acida, e ve lo farò vedere con questo. Farò vedere anche con questo. Questo è un indicatore di pH. E l'acqua, vi faccio vedere l'acqua che per esempio io bevo tutti i giorni ed ha un pH alcalino, molto alcalino. È una caraffa che filtra l'acqua, l'ho fatto non solo per la qualità di acqua, perché vengono mantenuti i sali e vengono mantenuti tutti gli elementi essenziali e fondamentali nell'acqua, ma vengono filtrati tutte le cose e i metalli pesanti. È acqua di rubinetto che con questa caraffa, con questo metodo di filtraggio, porta l'acqua a un pH molto alto ed è fondamentale, anche perché il vostro corpo chiede sempre più acqua. Allora, vi faccio vedere questi 3 tipi di acqua. Allora, speriamo che si veda, perché questa è un'acqua che la troviamo tutti in commercio, bicchiere, è un'acqua gasata, ok? Questo ho detto che è l'indicatore di pH. Indicatore di pH, vi faccio vedere. Scusate, non ho neanche un cucchiaino, brava Alessandra. Rosso. Allora, se noi guardiamo l'indicatore di pH, purtroppo qua non so se si vede. Ok, allora, questo è arancione, questo qua tra l'altro è rosso, quindi se questo è un pH arancione ed è un pH 4, il pH così rosso va dal 2 al 3, non c'è neanche qua. Quindi stiamo acidificando il nostro corpo, stiamo togliendo l'ossigeno ai nostri organi e non va bene.
Se noi prendiamo per esempio l'acqua di rubinetto, che però qua non ho, però è più o meno il pH è simile all'acqua in bottiglia, ok? Spero che si veda perché ho un bicchiere, non ne ho altri, non ho bicchieri bianchi in casa, pensate un po' te, pensate un po' voi. Allora, questa è l'acqua, vi faccio vedere, diventa, lascio un attimo, aspetti perché è verde, verde scuro, quindi è un pH 7. Vediamo se si riesce, non vorrei fare disastri, però si vede sì che è verde, ed siamo a pH 7, che va bene, cioè nel senso va benino, però sappiamo che l'acqua in bottiglia bevete anche, alla lunga bevete anche le particelle della plastica, oltre a produrre plastica che per l'ambiente sinceramente anche no. Dopodiché vi faccio vedere questa caraffa, è una caraffa, se non è la solita caraffe che vedete in commercio perché non si trova al supermercato, ok? E aspettate perché pesa tantissimo, vedete? È l'acqua di questa caraffa e vi faccio vedere, spero che si veda. Eccoci qua, vediamo se si riesce a vedere. È un pH, vediamo se si riesce a vedere da lontano, non si riesce a vedere, vero? Comunque è tra il 9, blu scuro e viola. Si riesce a vedere in camera? Perché ha un colore, sì, comunque è tra il blu, vi assicuro, vediamo se, eccolo qua, tra il blu e il viola. Quindi è un pH tra 8 e 9 ed ha un sapore leggerissimo. Questo cosa comporta? Comporta ossigeno per organi, per la pelle e va bene, datelo anche ai vostri animali, cioè, va bene per tutto, per le vostre piante, per voi, perché noi siamo acqua. L'acqua è vibrazione. Come diceva Masaru Emoto, che non so se qualcuno di voi lo conosce, era, perché è morto da qualche anno, era uno scienziato che ha visto che l'acqua ha una memoria cellulare, nel senso che l'acqua caricata di determinate parole, infatti cosa vi ho già detto, che noi siamo frequenze, noi siamo vibrazioni, quindi l'acqua caricata con determinate parole buone, di buoni intenti, di pace, di amore, a meno 4 gradi forma dei cristalli perfetti. Vi faccio vedere anche l'immagine qua. L'acqua caricata con parole di odio, di rabbia, di rancore, di invidia, con musica per esempio dell'heavy metal, formano dei cristalli completamente disgregati. Quindi completamente forme assurde, forme astruse, cioè non hanno una forma perfetta come i cristalli di acqua caricati di parole buone. Noi siamo amore, dobbiamo vibrare alti e ve lo dirò sempre in ogni video. Questo è il mio cavallo di battaglia perché comunque noi dobbiamo tenere alta la vibrazione. Noi siamo amore, quindi noi dobbiamo vibrare a frequenze alte e l'acqua ci aiuta. L'acqua ci aiuta. Vi ho fatto questo esperimento per dirvi state attenti all'acqua che bevete. Non voglio né vendere, non voglio assolutamente, era per farvi vedere che è importante l'acqua che beviamo. Questo perché noi siamo acqua. E vi aspetto al prossimo video, spero che vi sia piaciuto e sia stato utile anche questo video. Se per caso siete incuriositi da quest'acqua me lo scrivete, io vi indirizzo al sito, non ci guadagno niente, vi indirizzo, però è giusto anche che voi abbiate una buona acqua e beviate, e soprattutto basta plastica, basta plastica.
anche per noi stessi, per l'ambiente e per tutto. E ci vediamo al prossimo video.